In un tempo non troppo lontano, a un gruppo di ricercatori venne in mente un'idea. Perché non sparare sulle piante vari tipi di isotopi radioattivi e vedere che succede? Era la guerra fredda, c'era così tanto nucleare in giro da doverlo investire in qualche modo e così nacque l'atomic gardening, la prima forma di coltivazione sci-fi. Fortunatamente breve, l'era del giardinaggio atomico fu una delle tante sperimentazioni condotte in campo agricolo. Ma se in passato la direzione era quella di fornire una crescita senza freni, oggi la tecnologia può aiutare l'agricoltura biologica a diventare un sistema sempre più efficiente e attento all'ambiente. Non chiamatela più alternativa, quindi, perché questa è l'era della tecnoavanguardia biologica. Storie di straordinaria biologicità è un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. La tecnologia agricola è una delle forme più avanzate e studiate dall'essere umano sin dall'alba dei tempi. L'addomesticazione delle piante e quindi il passaggio da una società nomade a una di tipo stanziale è stato solo il primo passo di un'evoluzione tecnica che ha conosciuto continue innovazioni e trasformazioni. Fu tecnoavanguardia, infatti, quella delle inondazioni del Nilo da parte degli antichi egizi, basate su un calendario preciso che permetteva, attraverso il limo, di depositare sostanze nutritive su cui fondare le semine successive. Lo fu nel Medioevo, l'introduzione della rotazione delle colture e dell'aratro, che diventerà poi trattore meccanico durante la rivoluzione industriale. Oggi la tecnologia agraria si muove su tanti campi, dalla matematica applicata alla robotica, dalle intelligenze artificiali all'utilizzo dei satelliti, fornendo alcuni strumenti fondamentali per orientare le coltivazioni verso una riduzione degli sprechi, tutelando le piante e l'ambiente che le circonda. L'approccio biologico in questa dimensione combina elementi tradizionali a quelli più moderni per rendere la produzione sempre più sostenibile ed efficace. Utilizza le innovazioni tecniche e scientifiche per favorire e tutelare i sistemi naturali. In generale, queste innovazioni vengono inserite nell'insieme dell'IoT, The Internet of Things, il megaconcetto che descrive la profondissima integrazione fra le cose del reale dotate di sensori e software con il World Wide Web. È, per semplificare, il concetto alla base della domotica delle case, un sistema di connessioni fra elementi differenti che acquisiscono informazioni grazie a input esterni. Utilizzare la quantità di luce in base al posizionamento della casa o una migliore termoregolazione degli ambienti in base alle condizioni atmosferiche, pur mantenendo sempre un controllo da remoto. L'agricoltura di precisione applica un sistema simile e, grazie a una serie di misurazioni e osservazioni basate su tempo e spazio, sta rapidamente diventando una delle strategie più indicate per gestire la coltivazione nel posto giusto, al momento giusto. Questo perché la variabilità è uno dei fattori principali di un campo coltivato e sapere come e quando agire risulta determinante. Si parla di variabili del terreno, topografiche, chimico-fisiche, del tipo di coltura. Insomma, un enorme insieme di fattori da considerare che l'agricoltura di precisione analizza in un unico contenitore. Partendo dalla raccolta di dati via GPS, droni, satelliti e rilevatori posizionati sul campo, le aziende agricole possono contare su indicazioni precise per irrigare e concimare quando necessario, limitando quindi lo spreco, oppure controllare attraverso i sensori lo stato di salute delle colture in tempo reale e tracciare i prodotti evitando l'impiego di manodopera non richiesto, riducendo così lo stress sull'ambiente.
I risultati di questo sistema di coltivazione sono significativi, soprattutto pensando al fatto che non si tratta di una tecnologia diffusa allo stesso modo in tutto il mondo. Secondo AEM, nel 2021, l'agricoltura di precisione ha permesso agli agricoltori che l'hanno utilizzata un aumento del 4% della produzione, contemporaneamente a una riduzione media del 6% di combustibile fossile e del 4% di acqua utilizzati. Un passo concreto e possibile verso la sostenibilità. Le prospettive delle tecnologie in agricoltura biologica sono potenzialmente infinite e possono rappresentare il punto di svolta del modo in cui ci alimentiamo. Scegliere prodotti di agricoltura biologica significa credere anche in queste potenzialità, supportando le aziende che lavorano e investono in un tipo di coltivazioni che rispetta l'ambiente e i suoi ecosistemi. È una scelta che parte non da ciò che è visibile, ma da ciò che ci sostiene, la terra e il sottosuolo, il bene più prezioso, che affronteremo nella prossima puntata. Avete ascoltato Storie di straordinaria biologicità, un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza, e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Storie di straordinaria biologicità è stato scritto da Francesco Pattacini, con la supervisione editoriale di Alessandra Ravaioli, la direzione creativa di Lorenzo Pasquinelli, la voce di Serena Sannino, le illustrazioni di Susanna Galfrè e le animazioni di Alessio Crispino.